Salve a tutti, la lezione di oggi è dedicata all'ermetismo. Io voglio introdurvi in questa disciplina. Questa disciplina è una disciplina antica, già gli egizi praticavano l'ermetismo. È una disciplina che fin dall'antichità era potremmo dire con termini moderni, per lo sviluppo personale. Però, a differenza delle tecniche di sviluppo personale attuali, le quali i fini sono abbastanza limitati, che ne so, incrementare l'autostima, sentirsi più sicuro o altre cose, il fine dell'ermetismo è molto più vasto. Il fine dell'ermetismo è raggiungere il proprio sole interiore, raggiungere una dimensione differente all'interno di se stessi. Quindi è naturale che chi pratica l'ermetismo magari acquisisce maggiore presenza, che acquisisce anche certi termini come autostima, sicurezza in se stesso, li vede in maniera diversa, perché in realtà non sono più dei problemi. Ma è anche vero che questo non è il fine. Il fine ultimo è raggiungere la dimensione, potremmo dire, vera dell'essere, la dimensione del sole interiore, che gli antichi simboleggiavano ancora con l'oro, cioè uno ad un certo punto riesce a tirare fuori l'oro da se stesso. Quindi l'ermetismo in se stessa è la tecnica più profonda esistente. Ha una somiglianza con le tecniche non duali esistenti in India, ad esempio il cosiddetto Advaita Vedanta. E nell'ermetismo noi abbiamo un principio di base, abbiamo l'osservatore, abbiamo l'osservato successivamente. Osservatore e osservato sono due elementi fondamentali da comprendere. Cosa significa? Significa che il nostro sole, la nostra luce, la nostra attenzione vede certe cose, un po' come se quando guardiamo delle cose noi abbiamo la nostra attenzione rivolta in un certo punto, in un altro punto spezzettiamo la realtà, ma la realtà è un tutto e progressivamente possiamo renderci conto della realtà come di un tutto. O meglio, in realtà la realtà che percepiamo è solo la realtà che percepiamo attraverso i nostri sensi. E possiamo pensare che c'è un infinito, una realtà ancora più profonda, che ad un certo punto possiamo definire in maniera quantistica. L'ermetismo deve prima di tutto essere sentito all'interno di se stessi. Gli antichi dicevano il macrocosmo, cioè l'universo, e nel microcosmo, cioè l'universo e nell'uomo. Quindi significa che ogni cosa che voi leggete di ermetismo, ogni cosa di questa disciplina deve essere fatta vostra, deve essere sentita interiormente. Possiamo pensare che la sensazione è l'elemento di base per lavorare sull'ermetismo. Gli antichi avevano la tradizione dei pianeti e l'ermetismo è anche alchimia dell'uomo, alchimia, trasformazione dell'uomo. E qual è il primo elemento da cui si parte? Il primo elemento da cui si parte per la trasformazione è il piombo, cioè l'elemento più pesante, cioè la gravità. Mettiamo assieme i due sali, dicevano gli antichi. Quali sali? Il corpo, quindi anche sotto un certo punto di vista il peso. Allo stesso tempo cosa succede? Succede che quando sentiamo il peso sentiamo un'energia che sale verso l'alto. Cominciamo a prendere coscienza di noi stessi in questa maniera. L'ermetismo parte direttamente dalle percezioni fisiche. Quindi, come prima lezione, vi consiglio di lavorare in questo senso. Ogni momento della vostra giornata, quando vi muovete, quando camminate, cercate di sentire il vostro corpo e cercate di sentire il peso e l'energia che sale. Poi voglio accennare ad altri elementi, altre cose che potremo man mano estrarre da questa miniera che siamo noi stessi, scoprire. Possiamo pensare che noi siamo una miniera, all'interno di noi ci sono tutti gli elementi e quindi una chiave dell'ermetismo è esplorare noi stessi per scoprire i vari elementi. I 4 elementi, ad esempio, gli antichi avevano 4 elementi, che possiamo pensare equivalenti ai recettori sensoriali che noi abbiamo. Nel senso che sotto un certo punto di vista noi abbiamo sensazioni, appunto, sentiamo il peso, sentiamo la superficie, quindi terra, poi sentiamo al nostro interno una sensazione interna del corpo, acqua,
e se respiriamo questa sensazione cambia, aria, possiamo anche sentire calore nel corpo, possiamo renderci conto quindi che gli elementi sono dentro di noi. Ora, io cercherò di guidarvi a poco, perché che cosa succede? Che lavorando all'interno di noi stessi, noi possiamo acquisire la più grande delle trasformazioni. Noi possiamo tirare fuori il nostro sole interiore, noi possiamo trasformare noi stessi. Cominciate a meditare su quello che ho detto adesso e ci vediamo al prossimo video. Cercate di praticare, perché la base è semplicemente ed esclusivamente nella pratica. E iscrivetevi a questo canale dove mettiamo vari video. Alcuni video sono di ipnosi, però l'ipnosi che noi facciamo non è l'ipnosi tradizionale, è un'ipnosi non verbale, un'ipnosi che si lega molto anche al concetto di essere presenti a se stessi. In realtà il nostro fine è portare le persone ad essere maggiormente consapevoli. Grazie per l'attenzione e ci sentiamo la prossima volta. Vi invito a sottoscrivere al nostro canale, dove mettiamo tutti i giorni dei video nuovi con argomenti inediti, nuovi, interessanti, che vanno dall'ipnosi non verbale al coaching, a tutto quello che può interessarvi. Grazie.